Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e il denaro di marzo 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici dei gemelli. Quindi può essere un momento dove prenderete consapevolezza di qualche situazione, magari a livello lavorativo piuttosto che a livello finanziario o progettuale. È una carta di rinascita, quindi promette bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di marzo. Allora, partiamo con un cavaliere di coppe, un cavaliere di pentacoli, un 4 di coppe, un 7 di bastoni. Abbiamo il mondo, cavaliere di coppe, 8 di spade, e 2 di pentacoli. Beh, non sono male ragazzi le carte, Adesso andiamo a vedere il movimento energetico del mese, cerchiamo di capire qual è il movimento energetico più importante e in un secondo momento andiamo a vedere i disoccupati, gli occupati, i lavoratori autonomi, il denaro, i progetti. Tenete presente che ho già pubblicato La ruota del destino di marzo, dove anche lì tratto questi argomenti. Vi invito ad ascoltare anche quella e a incastrare le due letture. Allora, partiamo da questo cavaliere di pentacoli che mi dà l'idea come di una certa lentezza a livello di situazione, potrebbe essere lavorativa piuttosto che economica. Abbiamo un fante di spade e un sette di pentacoli, quindi può essere per qualcuno, soprattutto se avete iniziato un lavoro da poco, potrebbe essere un qualche cosa che si muove molto lentamente. O se per esempio siete autonomi è come se le cose andassero avanti un po' a rilento, sinceramente, Siete come in una fase di monitoraggio, di studio, di raccolta dati. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Allora abbiamo un cavaliere di spade e un 8 di coppe. Sì, è come se ci fosse un momento iniziale un po' stantio e nel mese di marzo come se cercaste stratagemmi o vie d'uscita per velocizzare questo momento un po' lento. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Io credo che qui ci sia questo fante di spade perché, come vi dicevo prima, c'è come un bisogno di raccogliere informazioni, di informarsi, di controllare, di monitorare, perché con questo 4 di coppe c'è un qualche lato della medaglia, una qualche sfaccettatura che ancora non avete preso in considerazione o che non state considerando ed è per quello che poi c'è anche l'8 di coppe che vi dice cercate altro. Andate verso altre mete, altri obiettivi. Allora, per il 7 di bastoni c'è un 8 di spade, che avete già qui, tra l'altro sono entrambi girati al contrario, e un 3 di bastoni. Non so se questa difficoltà, questo momento di fermo, lo state affrontando perché siete da soli nel vostro lavoro, in quello che è un vostro progetto, nella gestione magari economica o della vostra vita, o perché volete fare tutto da soli.
Non lo so, ho come l'idea che non vogliate sentire campane esterne, vogliate fare un po' di testa vostra. Andiamo a vedere il mondo, perché con il mondo arrivano dei risultati, abbiamo la carta della giustizia, arrivano dei traguardi, ok, giustizia, 4 di spade e diavolo, quindi sento che è come se arrivasse in un certo senso il potere personale su questa situazione che abbiamo visto qui all'inizio. Con la carta della giustizia sento che si riequilibra qualche cosa, per qualcuno fa proprio riferimento a dei contratti. Fate attenzione però, perché c'è giustizia e diavolo. Quindi, qualsiasi tipo di risultato andiate a solidificare, concretizzare nel mese di marzo, se c'è qualche tipo di contratto di mezzo, essendoci anche il diavolo, ragazzi, mi sento proprio di dirvi di leggere attentamente le parti scritte, soprattutto quelle in piccolo. Per qualcuno si può trattare di, non lo so, investire, per qualcun altro si può trattare di un contratto di collaborazione, però ecco, siccome abbiamo il diavolo vicino alla giustizia, quello che mi viene da dire è di fare attenzione ai risvolti della medaglia, perché qui effettivamente avete un 4 di coppe, come se ci fosse qualche cosa che non state considerando. Io credo che con questo contratto della giustizia qualcuno cerchi di risanare qualche cosa, può essere l'autostima, può essere la situazione economica, può essere il pacchetto clienti. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Morte, 10 di spade e fante di coppe. Datemi un'altra carta per il diavolo. Asso di coppe, 2 di bastoni. Io credo che in questa linea, in questo gruppo di carte, vi dicano un po' di fare attenzione ai nuovi progetti, soprattutto se sono con persone che non conoscete da molto tempo, soprattutto se sono idee geniali che vi possono catapultare, vi possono far guadagnare un sacco di soldi nell'immediato. Ecco, come vi posso... Cercate il pelo nell'uovo, perché comunque qui vi devo dire che ho come la sensazione che vi dicano non puntate il 100% su questa occasione che vi può arrivare, su questo contratto, su questa alleanza, su questa collaborazione, ma puntate, mi viene proprio da dire un 25%, cioè se fosse, non lo so, una nuova azienda con la quale collaborare, l'istituire una nuova società, createla SRL, cioè società a responsabilità limitata, dove voi mettete quella quota di soldi e siete responsabili per quella quota di soldi. Cioè, ho come l'idea che vi dicano di fare le cose un pezzo per volta. Andiamo a vedere l'otto di spade. Stella e 6 di bastoni. Effettivamente sento che questo giudizio con questa stella, anzi la stella richiama un po' la carta del giudizio, perché è come se entro la fine del mese prendeste consapevolezza di certe dinamiche di comportamento, di certe aspettative, di certe idee, di certi obiettivi. Mi viene anche da pensare che qualcuno di voi capirà qual è il suo reale valore all'interno della situazione, della collaborazione, della sua vita in generale. E come con questo 8 di spade al contrario, uscire da una bolla di negatività, perché comunque anche qui abbiamo la morte 10 di spade che mi dicono che è come se un qualche ciclo di sofferenza, di penuria, possa essere finalmente terminato nel mese di marzo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mondo e 3 di coppe. Guardate, può essere che l'inizio, cioè scusate, che il mese di marzo sia l'inizio
per questa sorta di risanazione, sia che sia a livello lavorativo, a livello finanziario, quello che vi pare. C'è come una rivoluzione energetica, una rinascita, mi viene da dire, energetica. Qui è vero, finiamo con un 2 di pentacoli, quindi può anche essere che non ci sia subito una situazione lineare, però è anche vero che abbiamo di nuovo un altro mondo, si stanno per avvicinare. 1. Il raggiungimento di certi risultati. 2. Secondo me anche una certa stabilità economica. 3. È come se andaste incontro a una collaborazione molto fruttifera, devo dire. Con questo 3 di coppe, il 3 di coppe di solito è la carta dei festeggiamenti e di chi raccoglie i frutti. Okay? Il mondo che avete 2 volte, anche lì è una carta di compimento, di risultati che vengono raggiunti. Quindi secondo me con la carta del giudizio c'è come una sorta di apertura al nuovo. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo da chi è disoccupato. Io sento che qui avete bisogno di muovervi, sinceramente, ragazzi. Non accettare più quei lavoretti da apprendista, quei lavoretti part-time, i lavoretti in nero. Cioè, avete bisogno di capire che strada dovete prendere, chi volete diventare, che cosa vi riesce bene, quali sono le vostre doti e dove c'è bisogno di voi. E c'è come una nuova determinazione nel mese di marzo a cercare qualche lavoro più in allineamento con voi. Potrebbe essere un qualche cosa inerente ai viaggi, un qualche cosa inerente al benessere, le spa, i massaggi, potrebbe essere qualche cosa inerente alle agenzie di viaggio, piuttosto che gli animali. Cioè, ho come l'idea che dobbiate cercare nuove risorse di guadagno. Allontanatevi da quello che sapete fare bene e sfruttate anche magari le doti, le conoscenze che fino adesso non sono state messe in pratica per buttarvi in qualche cosa di nuovo, letteralmente. Potrebbero anche arrivare dei contratti, perché effettivamente avete la giustizia e il mondo 2 volte, quindi effettivamente potrebbero arrivare dei contratti. L'unica cosa che mi sento di dire, siccome vicino alla giustizia c'è il diavolo, cercate di valutare bene se effettivamente è il contratto ideale che fa per voi, perché il fatto che voi mandiate un curriculum e l'azienda vi assuma non è necessariamente detto che dobbiate accettare pedestremente quello che vi offrono, nel senso che una volta che conoscete qual è il vostro lavoro, la vostra capacità lavorativa e la vostra ricchezza, potete anche controbattere, no? Cioè sì, io vengo, ti faccio queste ore, però non a questo prezzo. Ok? C'è come un dibattito per quello che riguarda l'accordo da prendere. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora mi viene da dire di mantenere il profilo basso, ragazzi. Diciamo che non siete in una brutta posizione, cioè nel senso credo che l'azienda o il lavoro che stiate facendo comunque, bene o male vi appaghi. Quello che sento è che vorreste guadagnare di più o vorreste come degli stimoli in più. Quindi se si tratta di rimanere nella vostra azienda, potete come tentare di chiedere questo aumento di stipendio, tentare di chiedere un aumento di responsabilità, magari essere spostati di reparto, di settore. Non lo vedo tanto sinceramente, però vedo questo vostro andare a chiedere quello che voi volete. Non so se riuscirete già a ottenerlo a marzo, mi parlano di ottobre, quindi per qualcuno può essere un seminare adesso o iniziare a chiedere adesso per quello che è l'aumento di stipendio, il cambio di ruolo, il cambio di settore, quello che per voi è, e che potrebbe effettivamente diventare concreto a ottobre. Ottobre l'ho sentito, non è qui nella lettura. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, anche qui ragazzi, io ho come la sensazione che abbiate bisogno di andare verso nuovi obiettivi. Non che non vada bene il lavoro, va bene, però è un po' come se fosse sempre quello. E avete bisogno come di nuovi stimoli, avete bisogno di puntare più in alto,
avete bisogno anche di guadagnare di più, di allargarvi, di espandervi. Per qualcuno di voi può essere giunto il momento di appoggiarsi a qualche collaboratore o addirittura assumere qualche dipendente, qualche apprendista, magari qualche stagista. C'è come bisogno di pensare ad un futuro più grande. Non vi nego che entro la fine del mese sarete ancora un po' titubanti, non avrete queste idee chiare effettivamente, però comunque sento che inizierete questo nuovo percorso. Secondo me arriva una persona in più nella vostra ditta, nella vostra azienda. E se siete lavoratori autonomi, cioè nel senso ditta individuale, può anche essere una semplice collaborazione con qualcuno che, non lo so, siete idraulici, vi faccio un esempio, e firmate un contratto di un anno con un elettricista e così riuscite a prendere come degli appalti, dei lavori più grandi, dove magari vi coordinate tra di voi, le cose si svolgono in modo più veloce. Parliamo di progetti. C'è qualche cosa che vi passa per la testa, secondo me, ma ho anche la sensazione che sia una cosa che volete sviluppare voi da soli. Non credo che sia qualcosa inerente al lavoro, è più un qualche cosa inerente alla vita personale, secondo me. Probabilmente avete bisogno di svagarvi, c'è qualcuno che è stanco, avete bisogno di magari un viaggetto, magari una gita alla spa. Credo che stiate organizzando qualche cosa per migliorare il vostro benessere psico-emotivo, psicofisico. Se parliamo di soldi, allora qua devo dire che le cose vanno abbastanza bene, sinceramente. Potreste, come vi dicevo prima, stringere accordi o fare contratti proficui che vi portino effettivamente del denaro, che vi diano la possibilità, cioè io ho come l'idea che, perché è un momento di raccolta dei frutti, è un momento dove finalmente riuscirete a prendervi quello che è vostro. Se per caso state aspettando delle questioni legali, dei risarcimenti, dei rimborsi o cose di questo genere, marzo è un buon periodo per farli arrivare. Però a livello economico sento che sarà un buon periodo, che è come se riacquisiste un po' il vostro potere personale. Ragazzi, l'unica cosa che mi sento di dirvi, siccome c'è Mercurio retrogrado nel mese di marzo, qualsiasi tipo di contratto, accordo, potrebbe essere il contratto di una casa, il contratto del lavoro, il contratto con un cliente, il contratto con un collaboratore, il contratto per comprare un elettrodomestico, cioè qualsiasi tipo di contratto dobbiate firmare, leggetelo almeno 2 volte, perché quando c'è Mercurio retrogrado, diciamo, i contratti e gli accordi che vengono presi in quel periodo hanno bisogno poi di essere rivisti. Quindi assicuratevi molto bene di quello che state firmando, insomma. Piuttosto, se sono contratti un po' particolari o complicati per quello che riguarda la terminologia, fatevi appoggiare o fatevi seguire da un legale o da qualcuno che ne sa più di voi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. In viaggio, quindi potrebbe essere un viaggio, essere ordinari e partecipazione. Allora, come vi dicevo prima, secondo me c'è qualche tipo di viaggio, di spostamento, può anche essere una gita alla spa, come vi dicevo prima, però c'è come un qualche cosa che ha bisogno di essere atteso, è come se ci fosse un'esigenza da parte vostra che ha bisogno di essere soddisfatta. Questo essere ordinari mi parla un po' del normale svolgersi della vita, della quotidianità, e la partecipazione fa riferimento ad un gruppo normalmente grande, quindi vedendola così sento che è come se vi steste apprestando, questo movimento di marzo vi porterà
ad avere queste collaborazioni con persone che possono effettivamente aumentare il vostro prestigio, il vostro pacchetto clienti, il vostro benestare economico. Benessere in spagnolo. Allora, andiamo a vedere ancora forza. E questa carta vi dice: siete stati guidati dal cosmo. Rimani forte, perché un outcome è come fosse un'uscita, un risultato positivo è assicurato. Indipendenza organizzativa, 5 mesi. Ragazzi, quello che vi dicevo prima, l'essere ordinari parla un po' delle regole. Io credo che qui questo lavoro inizi verso marzo. Vi dico che secondo me certi risultati già li raccoglierete a fine marzo, però può anche essere che questo sia un buon periodo per iniziare a impostare le cose in modo che vadano un po' avanti da sole, no? Soprattutto per esempio quando vi ho detto che dovete assumere qualcuno. Ah, tra l'altro, fatemi vedere una cosa. Non lo so perché, però per qualcuno ho sentito la parola intelligenza artificiale, quindi per qualcuno questa miglioria potrebbe proprio essere un corso di intelligenza artificiale o l'assunzione di qualcuno che ha già questi brevetti, che sappia già usare l'intelligenza artificiale. Qui abbiamo di nuovo coraggio, che è un po', se guardo queste due carte mi viene in mente la forza, e non attaccamento al risultato, non attaccamento alle regole, non attaccamento al fatto che io ho sempre fatto le cose così e quindi devo continuare a farle così. C'è come questo cambio che ha bisogno di essere manifestato. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e lì trattiamo le credenze limitanti specifiche della vostra situazione. Se però volete fare questo lavoro come autodidatti vi invito ad abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, anche lì sono divise per settore, amore, lavoro, denaro, famiglia, tempo, bellezza, ce n'è una quantità notevole, però in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di etere, di astrale, di kundalini, di trascensione, penso che si dica, dell'ego, di come trascendere l'ego. Insomma, ci sono tanti argomenti che sono fondamentalmente il riassunto di decenni dei miei studi personali che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che per adesso sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico, proprio perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!